Buongiorno ragazzi, che cos'è l'intelligenza artificiale? Come funziona? Ma soprattutto quale impatto può avere sul mondo finanziario? Quindi, oggettivamente, quali possono essere i benefici o i rischi legati agli investimenti che noi facciamo o agli strumenti che utilizziamo? Questo è un argomento molto importante perché solamente cercando di capire come questa rivoluzione, perché è una rivoluzione, possa modificare in qualche modo, ottimizzare o creare dei rischi per i nostri investimenti, riusciamo in un'ottica di medio e lungo periodo a investire con serenità ma anche con profitto, perché ragazzi gli investimenti stanno per cambiare, il modo nel quale si investe, il modo nel quale noi cerchiamo di decidere dove investire e cosa fare, cambierà radicalmente attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Solitamente si parla di tantissimi aspetti e derive dell'intelligenza artificiale, dimenticandosi che molto spesso anche gli investimenti, e quindi quando acquistiamo azioni, come le scegliamo, anche non solo sulle azioni ma anche sugli ETF, sulle obbligazioni, su come costruire un portafoglio, sia fondamentale avere un'idea ben chiara di come l'intelligenza artificiale può in qualche modo mettere le proprie mani all'interno di questo settore molto ampio. E dietro, ragazzi, parliamo di soldi, parliamo di non solamente di coloro che lo fanno per professione o di investitori molto esperti, ma soprattutto di persone che sono quei piccoli e medi investitori che mettono all'interno della finanza i propri risparmi per poter domani dare, non lo so, un'istruzione ai propri figli, potersi comprare, non lo so, poter comprare la casa ai propri figli o realizzare quel desiderio che lungamente lavorando 20-30 anni hanno cercato di realizzare, come creare una propria attività o cose del genere. Quindi ragazzi, questo è il topic del video, sarà strutturato in 4 parti. La prima è spiegheremo brevemente che cos'è l'intelligenza artificiale e soprattutto come, punto numero 2, come funziona l'intelligenza artificiale. Punto numero 3, come sta rivoluzionando il settore finanziario, quali sono le 3 ragioni per le quali non possiamo che non parlare di rivoluzione. E infine, nel punto numero 4, vedremo quali sono i lati positivi e i negativi, soprattutto in particolare cercando di capire quali sono le applicazioni, no? Quindi parleremo di trading algoritmico, di robo-advisor e via discorrendo. Quindi state collegati perché cercheremo di avere una visione a 360 gradi di questo argomento molto complesso ma soprattutto molto fumoso, perché ormai tutti ne parlano, molti in maniera, potrei dire, corretta, altri in maniera meno corretta, ma soprattutto cerchiamo di non essere generici, cioè cercheremo di entrare in merito al topic che noi abbiamo, quindi all'argomento che noi abbiamo, che è quello finanziario. Come sempre, per correttezza, io andrò, delle cose che dico, andrò a vedere le mie tracce. Ricordatevi che qui siete sul canale M per Money, il primo canale italiano dedicato alla finanza, al risparmio per i piccoli e medi investitori, soprattutto per quelle famiglie che vogliono dare un futuro a se stessi, ai propri desideri e ai propri figli. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, partiamo subito cercando di capire che cos'è l'intelligenza artificiale. Vi leggo che cosa, cercando di leggere diverse fonti, che cos'è l'intelligenza artificiale in una frase. L'intelligenza artificiale può essere definita come la capacità delle macchine di apprendere, ragionare e prendere decisioni in modo autonomo, senza intervento umano diretto. Quindi ci sono 3 punti fondamentali da comprendere. Uno, che l'intelligenza artificiale apprende, quindi capisce come un essere umano che quando gli si spiegano le cose, piano piano apprende, cioè impara. 2, una volta imparato cerca di ragionare, che è un po' quello che si dovrebbe fare a scuola, cioè imparare per poi avere la capacità razionale di prendere le decisioni durante la vita. Non è come molto spesso viene vissuta la scuola, imparare delle nozioni, quindi un sapere nozionistico, ma la capacità di saper ragionare. E una volta che si è imparato, si riesce a ragionare, quindi mettere le tessere del puzzle insieme, prendere delle decisioni. Questo è ancora un aspetto sul quale, secondo me, l'intelligenza artificiale deve ancora ragionare, ok? Tutto questo come funziona? Senza l'intervento umano diretto.
In realtà l'intervento umano c'è perché gli algoritmi attraverso i quali, cioè gli algoritmi, quelle regolette che costruiscono tutto questo impianto attraverso il quale l'intelligenza artificiale è creata, sono realizzati dagli esseri umani. In più, sempre parlando di cos'è l'intelligenza artificiale, per concludere, possiamo dire che questa capacità, no, di apprendere, ragionare, prendere decisioni in modo autonomo, è resa possibile da algoritmi avanzati, quindi da quello che vi dicevo appunto dall'intervento umano, e grandi quantità di dati, che permettono ai sistemi di migliorarsi nel tempo attraverso i processi di apprendimento automatico. Quindi qui si entra in due topic che sentiamo sempre, due argomenti che sentiamo sempre: big data. Quindi come funzionano questi algoritmi? Questi algoritmi per apprendere devono ricevere un sacco di dati. Quindi come per esempio ChatGPT, come funziona? Raccoglie i dati che ci sono all'interno della rete, una volta che li ha raccolti questi big data cerca di dargli una forma, no? Una forma, e quindi cerca di razionalizzare, cioè di mettere insieme le tessere, e nel momento in cui qualcuno gli fa una domanda, attraverso le connessioni neuronali, ok, cerca di dare un output, una risposta, come potrebbe funzionare un cervello. E noi prendiamo delle decisioni in modo autonomo abitualmente, in realtà abbiamo dei bias cognitivi, invece la forza di intelligenza artificiale sarebbe quella di prendere queste decisioni senza essere condizionati dall'emotività o da dei pregiudizi. Ok? Questa è la potenzialità dell'intelligenza artificiale. Una. La seconda è che chiaramente può analizzare molti più dati rispetto ad un essere umano. Quindi le differenze sono che io posso prendere tanti dati come intelligenza artificiale, che l'essere umano fa fatica, cioè un essere umano può leggere un libro in 3-4 giorni, ipotizziamo. Un'intelligenza artificiale lo può leggere in un secondo. Adesso esagero al contrario, in realtà ci mette molto di meno, no? A sondare e a scartabellare all'interno di un libro. Quindi quello che voglio dire è che ha una capacità di analisi, di prendita di dati, di apprendimento molto più grande, ok? E può prendere delle decisioni in modo più autonomo rispetto ad un essere umano. Quindi big data, machine learning, quindi apprendimento. Una volta che abbiamo questi big data c'è un apprendimento automatico, ok? Questa è l'intelligenza artificiale. Poi chiaramente adesso io non parlerei ancora di un'intelligenza artificiale, molto spesso si parla di intelligenza artificiale debole, che è un po' quella per eseguire, che è nata per eseguire dei compiti molto semplici, no? Che ancora adesso non comprende pienamente il mondo, ma dà dei risultati in maniera un pochettino asettica, no? Cioè attraverso dei processi già stabiliti dall'algoritmo, e per fare un esempio può essere Alexa, no, di turno, Siri, quegli assistenti vocali che danno delle risposte a delle richieste molto semplici, cioè accendimi le luci, che giorno è oggi, come sarà il tempo durante la settimana, come dire, un'intelligenza artificiale molto semplice. C'è un'intelligenza artificiale che in realtà è molto più complessa, che è simile a quella umana, no? Dovrebbe essere quella capacità di ragionamento, di mettere insieme i pezzi come fa l'uomo. In realtà questa è ancora una parte, secondo me, ancora molto da sviluppare, ma senza entrare nei tecnicismi possiamo vedere degli esempi di intelligenza artificiale, come ho detto prima, quelli di riconoscimento vocale, no? Quindi, ok Google, ehi Siri, non lo so, e quindi ci sono degli assistenti che ti danno una mano, e questi sono basati sull'intelligenza artificiale. Chiaramente poi ci sono anche delle altre espressioni, che sono per esempio le raccomandazioni, no, personalizzate. Adesso capita a molti, prendete ad esempio la TV, no, la smart TV, molto spesso vi appare, se date quell'alert che vi dice, se date la possibilità di dare dei consigli personalizzati, no, di accettare dei consigli personalizzati, a ricevere delle raccomandazioni personalizzate, e così
su internet, su YouTube ad esempio, cioè in base alla tua cronologia, in base alla tua navigazione, in base alla tua scelta, al tuo vissuto, ti dà delle esperienze similari. E così anche in Facebook, no? Oggi in Facebook, se tu incominci a guardare sempre determinati post di determinati argomenti, i post che ti arriveranno saranno sempre di quel mondo lì. Perché? Perché ci sono delle raccomandazioni personalizzate, cioè dietro c'è un'intelligenza che cerca di capire quali sono le cose che piacciono e che non piacciono alle persone, alla persona in particolare, e gli propone continuativamente quell'espressione lì. E così il marketing funziona, cioè le pubblicità ormai sono sempre più vicine e personalizzate in base alla navigazione della persona su internet, no? Quindi dietro c'è un'intelligenza artificiale molto semplice perché clusterizza le persone in base a determinati parametri, ma gli dà delle raccomandazioni più vicine rispetto ad una pubblicità generica. Ok? E poi ci sono ad esempio gli assistenti virtuali, cioè molto spesso vi è capitato ad esempio di dover mettervi in contatto con un customer care, e questo customer care al posto di essere una persona è quello che viene chiamato un chatbot, no? Un chatbot per esempio nelle banche, nei servizi di telefonia e via discorrendo, e questi chatbot vengono nutriti attraverso quelle che vengono chiamate FAQ, cioè Frequently Asked Question, queste domande che vengono fatte spesso e volentieri dai customer vengono strutturate, messe all'interno di un magma che da magma diventa qualcosa diventa roccia, diventa qualcosa di strutturato, e in tal modo si risponde alle richieste dell'utente, no? Perché come dire, l'assistente virtuale, il chatbot, riconosce in base alle domande quale risposta dare. Siamo all'inizio, perché se voi avete utilizzato un chatbot, avete visto la pubblicità che vi arriva su Facebook, molto spesso è molto vicina a ciò che avete visto, ma dietro non c'è ancora una comprensione vera e propria dell'individuo, cioè c'è una risposta pavloviana, direi, quindi ad un'azione corrisponde una reazione, no? Molto basica. Quindi questa è un po' l'intelligenza artificiale. Come funziona l'intelligenza artificiale? L'abbiamo già detto, ma per sintetizzare, cercare di chiarire ancora di più, funziona attraverso degli algoritmi, ok? Gli algoritmi sono appunto queste strutturine che hanno la capacità di in qualche modo di analizzare un grande numero di dati, che possono essere numerici, testuali, immagini, e una volta che ricevono questa moltitudine, questo mare magnum di dati, cerca di creare dei pattern, delle correlazioni tra le parti, un po' come crea il cervello, no? Quando noi vediamo un film cerchiamo di costruire un senso attraverso dei punti di riconoscibilità del film, cerchiamo di mettere insieme i pezzi, di dare un senso a quello che vediamo quando ascoltiamo una musica, quando facciamo qualsiasi attività. E soprattutto la parte importante è cercare di capire delle correlazioni tra tutto quello che vediamo. Quando voi fate una domanda a ChatGPT, cioè pensate a quanti dati lei ha all'interno, no? Quanti dati analizza, e poi deve trovare delle correlazioni tra i dati che ha e la vostra domanda per cercare di dare un output. Quindi, prima di tutto, analisi dei dati. Questi algoritmi cosa fanno? Analizzano i dati, creano dei pattern, scusatemi, e delle correlazioni, e poi sulla base di queste informazioni cercano di dare una risposta o cercano di fare delle previsioni. Questo è un ambito molto legato a quello della finanza. Perché? Perché noi in realtà quando andiamo ad investire in azioni, in obbligazioni, cerchiamo di comprare quegli strumenti finanziari, quegli asset che crediamo che nel futuro, quindi prevediamo qualcosa, possano andare nella direzione non sperata. Quindi se andiamo long, che salgano, se andiamo short, quindi che scendano, e quindi in qualche modo prevedere quello che possa essere il futuro. E chiaramente, e qui lo dico, e questa è una parte fondamentale, le macchine possono prevedere molto meglio di noi quello che succederà, perché possono analizzare molti più dati, quindi fanno un'analisi quantitativa molto più forte rispetto a noi. Probabilmente sono più scarsi in quella qualitativa, cioè quindi capire il sentiment che abbiamo attorno a noi, quindi il settore macroeconomico, cioè l'imprinting macroeconomico che c'è attorno a noi, ma
e possono capire meno l'uomo ancora, perché che è basato sull'emotività ancora molto spesso più che sulla razionalità, ma dal punto di vista quantitativo ci battono in maniera esponenziale. Quindi più dati analizzano, più questi algoritmi dovrebbero in qualche modo raffinare i propri dati, quindi trovare dei pattern e dare delle risposte sempre più corrette. Okay? Quindi abbiamo visto che cos'è l'intelligenza artificiale, come funziona l'intelligenza artificiale, cerchiamo di capire quali sono le 3 ragioni per le quali l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando e rivoluzionerà sempre di più il settore economico, finanziario e quindi quello degli investimenti, che è quello che interessa a noi. Prima di tutto abbiamo detto, è la velocità di analisi. Cioè, se voi lanciate un prompt, viene chiesto, no? Quindi viene detto, quindi voi digitate una domanda all'interno di ChatGPT, fate una domanda ad Alexa, o chiedete un'informazione ad un chatbot su un servizio, su una banca, la caratteristica principale è che la velocità di risposta è incredibile, quindi c'ha la capacità di analizzare tantissimi dati, di imparare attraverso la machine learning e di dare una previsione, quindi velocità di analisi, velocità di output e precisione nel dare delle risposte. Okay? Su questo, in teoria, l'intelligenza artificiale dovrebbe superare la capacità dell'essere umano, perché ha una capacità limitata di analisi dei dati nel tempo, cioè in un'ora possiamo analizzare tot dati, ok? Possiamo elaborare una risposta dopo aver analizzato i dati, quindi dobbiamo elaborare una risposta mentre loro analizzano e come dire, e nello stesso tempo danno una risposta. Quindi la capacità di analisi dei dati è nettamente superiore. Perché è importante questa cosa? Perché nei mercati finanziari che si muovono sempre più velocemente, le opportunità di investimento magari potrebbero durare solamente determinati momenti, no? Come dire, in un mondo finanziario nel quale c'è un'estrema maggiore volatilità rispetto ad un tempo, no? O i cambiamenti possono essere repentini. Pensate agli ultimi mesi nei quali dopo le elezioni di Trump come c'è una fortissima volatilità e si basa il risultato della borsa in relazione semplicemente ad un sentiment, ad una notizia che esce in quel determinato momento, e quindi ci possono essere una salita, una discesa in maniera brusca, repentina, perché c'è una notizia che, se guardata nell'ottica di 3 anni, un anno, ma anche solo un anno, non ha alcun senso, e quindi la borsa dovrebbe continuare nel proprio trend. Invece, in un mondo sempre più economico, finanziario, sempre più volatile, sempre più veloce, avere la capacità di avere delle risposte, quindi di analizzare i dati che ci circondano e di avere delle risposte su quale potrebbe essere lo strumento giusto, l'asset giusto, è fondamentale. Quindi la capacità di analisi e la velocità di analisi è uno degli elementi per i quali, secondo me, l'intelligenza artificiale ci può aiutare e sicuramente sta rivoluzionando il settore degli investimenti. Okay? Ehm, e poi è chiaro che gli esseri umani hanno dei limiti, no? Di capacità di elaborazione, e soprattutto gli esseri umani, come dicevo prima, possono fare degli errori, cioè non che l'intelligenza artificiale non li faccia, l'intelligenza artificiale molto spesso fa degli errori. Vedete ancora le macchine adesso non è che possono andare tranquillamente in giro da sole quelle a guida autonoma, perché fanno degli errori. Probabilmente continueranno a farli, ma probabilmente ne fanno molti meno degli esseri umani, ma soprattutto in teoria non si dovrebbero far condizionare, come dicevo prima, dall'aspetto più emotivo, o quindi dallo stress, dall'avidità, perché molto spesso noi cosa facciamo? Uno dei problemi che abbiamo negli investimenti è quello di farci prendere, di essere gridi, come viene detto, cioè quindi di essere avidi, no? Quindi nel momento in cui si comincia a guadagnare, di uscire. Molto spesso noi dobbiamo vedere, per guadagnare nel medio-lungo periodo, dobbiamo lasciare il nostro portafoglio investito e non dobbiamo entrare e uscire, perché, come ci evidenziano gli studi, chi entra e esce nel mercato non guadagna, o meglio guadagna molto di meno rispetto a chi sta investito nel lungo periodo. Questo è un esempio. L'esempio opposto può essere che in questo momento che la borsa
quando perde il 5, 6, 7%, no? Le persone escono perché sentono quel sentimento di stress, di perdita, mentre in realtà magari non dovrebbero uscire, ma quelli bravi cosa fanno? Acquistano nei momenti di debolezza, ok? Quindi un aspetto fondamentale è quello della velocità di analisi dei dati e di dare la capacità di dare delle risposte, ok? Ehm, e poi è chiaro che c'è la capacità in qualche modo, che questo è il punto numero 2, di darci l'accessibilità dei dati che precedentemente non avevamo. Cioè, qual è un altro punto secondo me fondamentale per il quale l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore finanziario? Perché? Perché abbiamo dei dati che una volta non avevamo. Cioè, voi vi ricordate, già solo 15-20 anni fa, io mi ricordo dovevo comprare Milano Finanza o questi giornali per cercare di vedere l'andamento del giorno prima dei titoli, cercare di capire dagli articoli che c'erano di avere delle informazioni, ma non avevo dei dati quantitativi, molto spesso c'è dei bilanci delle aziende, si aveva Google, Yahoo Finance o cose del genere. Adesso ragazzi, se cercate informazioni su un'azione, su un'azienda, trovate di tutto, trovate dall'analisi quantitativa, quindi dei dati, quindi del bilancio, quelli legati all'analisi fondamentale, quindi che ne so, il price earning, trovate gli income, i fatturati, trovate di tutto, trovate anche delle proiezioni, no? di andamento, cioè di quali potrebbero essere le previsioni di andamento. Se voi vedete adesso ci sono dei tool che ti permettono di vedere l'area di crescita e decrescita che potrebbe avere nei prossimi 3-6 mesi, cioè nel best case quindi arrivare a questo punto, nel worst case quindi nel peggiore scenario arrivare a quest'altro, via discorrendo, tutto attraverso l'intelligenza artificiale, ma soprattutto quindi darci la possibilità di vedere dei dati che precedentemente non avevamo. Quindi in un caso noi abbiamo l'intelligenza artificiale che ci permette di avere dei dati, come dire, una velocità di analisi e di darci la possibilità di stare in un mercato finanziario sempre più schizofrenico. Il secondo è di darci molti più dati, quindi di capire molto di più su cose dove stiamo investendo, ok? E il terzo punto, secondo me, fondamentale è sull'automazione, cioè l'intelligenza artificiale ci permette anche di, in qualche modo, di automatizzare la nostra operatività all'interno del mercato finanziario. Adesso senza entrare negli eccessi, vorrei dire, perché molto spesso noi, insomma, se uno è un piccolo medio investitore che lo fa sicuramente per guadagnare, ma soprattutto per mantenere i propri soldi, no, all'interno del conto corrente, di farli crescere un po' per ripararsi dall'inflazione, chiaramente anche per guadagnarci qualcosina, ok, ci sta, ma bisogna, come dire, automatizzare in una maniera corretta, cioè non è il caso di diventare un trader intraday o uno scalper che gioca nel minuto, nei 2 minuti, nella candela di 2 minuti, ma fa investimenti di medio e lungo periodo. Ma nonostante questo, adesso ci sono delle possibilità, lo vedremo successivamente nel video, per automatizzare i propri investimenti, cioè attraverso gli algoritmi vendere e comprare attraverso una strategia che abbiamo definito e quindi viene automatizzata, e lo vedremo a breve. E poi, vabbè, vedremo anche come ci sono degli strumenti come il RoboAdvisor o via discorrendo che ci permettono in qualche modo di automatizzare il nostro portafoglio. Quindi per ricapitolare, velocità e capacità di analisi, 2, il numero di dati e di informazioni che noi possiamo reperire, quindi capire molto meglio su che cosa stiamo investendo, numero 3, l'automazione, quindi automatizzare gli investimenti che noi stiamo facendo, ok? E che faremo. E questo è solo l'inizio, cioè quello che voglio dire è che l'intelligenza artificiale è un'intelligenza sulla quale si sta lavorando da tantissimo tempo, anche se è venuta alla ribalta negli ultimi anni, ma quello che voglio dire è che ha delle potenzialità di sviluppo e di ottimizzazione incredibili e soprattutto può essere applicata a tutti i settori, ok? Ma andiamo a cercare di capire
quali sono quegli aspetti positivi e qui entriamo nell'ultimo step del nostro percorso, quali sono le applicazioni, ok? Le applicazioni dell'intelligenza artificiale nel mondo finanziario, cioè quali sono gli aspetti, direi, prettamente positivi, definirei positivi, cioè sono quegli aspetti che ci possono dare una mano per investire meglio. Molto spesso però io non vorrei dire solamente che è un'impronta qualitativa, no? Cioè quella nella quale stiamo arrivando, senza andare verso un'impronta qualitativa di progresso, semplicemente possiamo anche dire che l'intelligenza artificiale ormai è una realtà e quindi noi in qualche modo dobbiamo farla entrare all'interno della nostra esperienza, cioè quello che abbiamo vissuto. Non dobbiamo buttare via la storia da Benjamin Graham su come, sulla value investing, sulla capacità di investire, su come gestire la strategia, sul money management, ma sicuramente dobbiamo integrare l'intelligenza artificiale all'interno della nostra capacità di investimento, altrimenti o in qualche modo, nel migliore delle ipotesi, guadagneremo di meno rispetto a chi le utilizza, o nel secondo caso, nel peggiore, veramente non solo non guadagneremo, ma anzi perderemo in maniera importante. Allora, cerchiamo di capire qual è il primo punto. Il primo punto, secondo me, fondamentale, no, di applicazione e che ci può venire a vantaggio è il trading algoritmico e quindi quell'automatizzazione che dicevo prima. Noi sappiamo che gli algoritmi sono, come dicevo prima, studiati per gestire l'ingresso di tantissimi dati, quindi loro gestiscono i dati che possono essere i prezzi, volumi di scambio, le notizie economiche, gli indicatori tecnici, tutte le informazioni le raggruppano per prendere decisioni di acquisto in un caso o di vendita di azioni o di altri strumenti finanziari, ok? Quindi questi algoritmi possono imparare in maniera attraverso i dati storici di 100 anni, cioè noi non possiamo andare a vedere per esempio un'azione come si è comportata nei 100 anni precedenti, no? Ad esempio, come si è comportata in base agli eventi storici, in base a, non lo so, ai volumi di scambio. Invece l'intelligenza artificiale lo può fare, può prendere un'azione e vedere la Apple come si è mossa negli ultimi 10 anni attraverso dei parametri che noi diciamo e quindi identificare, come dicevo prima, dei pattern, delle correlazioni tra loro, quindi dei pattern ricorrenti e quindi dire ok, io prevedo che nel prossimo mese, 3 mesi, stante queste condizioni, l'azione potrebbe andare in questa direzione. E quindi cosa succede? Succede che noi potremmo automatizzare attraverso dei trading automatici le nostre operatività, cioè dire se succede questo noi compriamo, se succede questo noi vendiamo e quindi noi non dobbiamo più intervenire. Quindi prima di tutto cosa succede? Succede che questa automatizzazione ci permette di non entrare più manualmente, risparmiamo tempo. 2, non ci facciamo prendere dalle nostre emotività, quindi entriamo, non entriamo, prendiamo la decisione, no è troppo tardi, non entro più, ma sì entro lo stesso perché ormai mi ero detto che voglio acquistare Apple, quindi la compro anche se ormai probabilmente è troppo cara, ma ci tenevo ad averla. Insomma, tutti quei discorsi di emotività non la facciamo più, quindi minimizziamo l'errore umano, quindi velocità, minimizzazione dell'errore umano e completa attività, quindi risparmio anche di tempo. Quindi secondo me il trading algoritmico, il trading automatico diventerà una delle attività più importanti in assoluto nel futuro e quindi anche, adesso sto dicendo qualcosa di grosso, anche come dire chi fa trading, quindi gioca nell'intraday o gioca nel multi-day, potrebbe avere dei problemi a continuare ad operare umanamente, no? E a non lasciarsi, cioè a me è capitato come dire, di fare un intraday e l'intraday è molto duro, cioè bisogna avere una strategia ferrea, mantenerla sempre nel bene o nel male perché sennò perdi tantissimi soldi.
e bisogna tenere il sangue fermo, perché in alcuni casi, cioè tu quando stai perdendo devi continuare ad investire perché poi potrebbe esserci una ripartenza, no? E quindi cioè, non è così semplice andare a fare il trading, e sempre di più nel momento in cui ci saranno questi automatismi, questi algoritmi che lo faranno automaticamente, più velocemente gli altri risponderanno e tu che manualmente devi andare a inserire gli ordini o dovrai prendere le decisioni, perderai, cioè non ci sono storie su questo. Sempre legato a questo aspetto di automatizzazione di strumenti, secondo me un'altra applicazione importante, sempre stando nel punto numero uno, è Robo-Advisory. È un servizio finanziario automatizzato, no? Che cerca di fornire una consulenza e gestione degli investimenti, ok? Ehm, Chiaramente tutto questo è sempre basato sull'intelligenza artificiale e sulla applicazione di determinati algoritmi. Cosa vuol dire consulenza e gestione finanziaria? Diciamo che abitualmente il cliente dovrebbe, e questo è un aspetto che molti non fanno quando vanno a determinare il proprio portafoglio, dovrebbe cercare di capire quali sono i propri obiettivi finanziari, cioè io voglio accrescere il mio portafoglio, voglio, come dire, avere una rendita mensile attraverso i miei investimenti, voglio invece tenere stabile ma senza rischi il mio portafoglio, insomma capire quali sono gli obiettivi, capire qual è la tolleranza al rischio, perché questo è un aspetto fondamentale, capire quanti anni vuoi stare investito, perché una cosa è stare investito un anno, 2 mesi, una cosa è stare investito 5-10 anni, sapere che quei soldi sono un surplus che non ti servirà mai, perché anche se dovessi comprare una casa c'hai i soldi per poterla comprare, se si dovesse rompere la macchina c'hai 10.000, 15.000, 20.000 euro per comprarne un'altra e via discorrendo. Quindi ehm, ehm, una volta che il cliente inserisce queste informazioni, no, diciamo all'interno di questa piattaforma, l'algoritmo cerca di creare una strategia, no? Una strategia e attraverso questo robo advisor gestisce autonomamente il portafoglio, quindi cercando di, prima di tutto, di cercare di dire se il bilanciamento dei tuoi asset finanziari abbia un senso rispetto ai tuoi obiettivi e alle tue caratteristiche anche di rischio, ma in secondo luogo anche cercando di ribilanciare dove c'è un errore. Se voi siete investiti all'interno di banche e avete abitualmente un consulente che vi segue, molto spesso vi potrebbe dare dei report, no? All'interno di questi report vedete che ci sono, come dire, delle analisi dove ci sono le percentuali che avete investito in euro, in dollari, in base alla tipologia di asset che avete, quindi obbligazioni, azioni, percentuali nei mercati, quindi la diversificazione geografica, e molto spesso il vostro consulente, se uno decentemente bravo, vi dà delle informazioni, vi dice secondo me siamo troppo spinti dal punto di vista del dollaro, quindi dovremmo cercare di avere più euro, quindi io comprerei, non lo so, questo strumento finanziario per ribilanciare un po'. Ecco, tutto questo loro non lo fanno mettendosi a studiare mano in manetta tutto il vostro portafoglio facendo analisi, no, scordatevelo, cioè queste persone schiacciano un pulsante, hanno un'analisi, un report e vedono in base al vostro profilo qual è il bilanciamento che dovreste avere. Se voi dovreste avere un bilanciamento 60 di azioni, 40 di obbligazioni, vedono che voi avete un 75%, e dicono ragazzi avete un po' troppi azioni, secondo me dobbiamo tutelarci un po' di più, lasciamo una parte di liquidità, vendiamo questo titolo, e quindi loro fanno questa analisi attraverso molto spesso l'intelligenza artificiale, questo robo advisory, quindi in teoria dovrebbe avere dei costi inferiori rispetto alla consulenza di un essere umano, ma soprattutto dovrebbe avere delle capacità molto superiori rispetto all'essere umano, perché dal punto di vista di analisi, perché può analizzare più dati e farlo in maniera molto più veloce rispetto agli obiettivi che avete. Quindi cambierà anche il pianeta del consulente finanziario, cioè il consulente finanziario magari ci sarà per, come dire, dei grossi patrimoni, per coloro che appunto avranno tanti soldi, ma per l'investitore piccolino molto spesso ci saranno già delle analisi dei portafogli precostituiti che dovranno essere eseguiti, cioè
non si andrà neanche più a fare una consulenza personalizzata. Attraverso questi robo-advisor ci saranno quei 4-5 portafogli che si adatteranno a tutti quanti, quindi costi inferiori, meno personale purtroppo. Ci sarà l'accessibilità per tutte le persone, ci sarà un ribilanciamento automatico del proprio portafoglio che sarà sempre lì, più legato agli obiettivi che si hanno. Quindi questo è un po' il discorso di come andrà a cambiare, secondo me, l'intelligenza artificiale, gli investimenti, sia ci sarà più automatizzazione, sia in questo ambito di automatizzazione, sia per acquisto e vendita di azioni, ma anche per il ribilanciamento del portafoglio. Un altro punto, secondo me, importante è quello della gestione del rischio, ok? All'interno di come l'intelligenza artificiale può aiutare, o se non può aiutare può inserirsi all'interno di un discorso di investimenti che noi abbiamo. Sapete che uno dei punti fondamentali, secondo me, del mondo finanziario è la gestione del rischio. Molto spesso si parte discutendo di tantissime altre cose nel mondo finanziario, di quali strumenti scegliere, di quali sono i tuoi obiettivi, ma senza andare a cercare di capire veramente qual è la peculiarità della persona sul suo desiderio di rendimento e di rischio, perché questo è un elemento fondamentale. Cioè, secondo me, più vado avanti nell'età, e lo dico sempre nei miei video, ma soprattutto più studio, più analizzo, più il portafoglio nel tempo deve essere difeso. E questo lo dico per due ragioni. Uno, perché secondo me più si va avanti con l'età, più probabilmente il tuo portafoglio diventa grande, quindi più essendo grande più deve essere difeso, perché quando cominci ad avere 50, 100.000, 500.000 euro, perché esistono, perché ci sono appunto questi portafogli, più quel portafoglio deve essere difeso, perché c'è dietro tanto lavoro, magari ci sono eredità, ci sono generazioni che hanno lavorato per arrivare a quei portafogli, quindi quel portafoglio deve essere assolutamente, prima che crescere, deve essere difeso e tutelato, ok? Come fosse un patrimonio dell'UNESCO, ok? UNESCO, perché questo è molto molto importante. Quindi questo è il primo punto. Il secondo è che oggettivamente, come ci insegna Warren Buffett, quando si investe la prima cosa è non perdere i soldi, e la seconda cosa più importante è non perdere i soldi. Questo ce lo dice sempre, ok? È vero che loro hanno patrimoni di miliardi di euro, ma anche se ce l'abbiamo più piccoli è importante non andare a perdere soldi. Quindi la gestione dei rischi è troppo spesso sottovalutata. Secondo me l'intelligenza artificiale invece può entrare in qualche modo all'interno di questo ambito del rischio in maniera preponderante e forte. Vediamo un po' il flusso che può seguire. La prima cosa per la prevenzione delle perdite è quindi l'analisi predittiva del rischio, no? L'intelligenza artificiale, come abbiamo detto, può studiare tanti dati, no? E quindi raccoglierle e prevedere quali possono essere i risultati futuri. Cioè, di un'azione che noi abbiamo, in questo momento abbiamo la Apple o Nvidia, ad esempio, e si potrebbe dire, ok, in base ai dati che noi abbiamo, qual è l'analisi predittiva che tu fai per il futuro? Cosa ci possiamo aspettare da questa società o da questa azienda? Perché noi andiamo ad analizzare sia i bilanci, sia gli aspetti tecnici, quindi dei parametri all'interno della finanza, quindi come sta andando il grafico in borsa, dei supporti, delle resistenze e via discorrendo, o degli indicatori legati tecnici, e attraverso questa analisi noi possiamo cercare di capire quali sono i rischi ad andare a investire lì sopra. Quindi, prima di tutto, c'è un'analisi già delle azioni o dei strumenti che andiamo ad acquistare, cosa che molto spesso non viene fatta, perché quando noi andiamo ad investire in un'azione, noi speriamo, no, in base alle nostre competenze, a quel poco che abbiamo letto, perché molto spesso purtroppo noi ci lasciamo trascinare dagli eventi, no? Cioè, cosa succede? Che noi andiamo a dire investiamo in questo perché poi se voi andate a vedere i portafogli, no? Cioè, vi è capitato magari nella vostra banca, io ad esempio ho avuto anche Fineco ti dice questa azione è detenuta dal 3% delle persone all'interno di Fineco, no? Chiaramente sempre nella tutela della privacy, ma
è chiaro che ci sono quelle 10 azioni che ce l'hanno quasi tutte all'interno, cioè la maggior parte delle persone hanno sempre le stesse azioni, perché? Perché sono quelle che tutti conoscono, perché sono quelle che ne parlano i giornali e quindi, cioè, noi molto spesso selezioniamo non per dell'analisi che facciamo, non perché dietro abbiamo una comprensione di quel business, come vorrebbe Warren Buffett, ma perché andiamo ad investire perché crediamo, perché per il word of mouth, per il passaparola, no? E quindi in questo caso noi non andiamo ad analizzare il rischio che ci può essere. Come vi dicevo prima, sempre più spesso invece ci sono dei tool come dire, di consiglio di azioni che consigliano delle azioni magari sulle quali investire, che fanno delle proiezioni future, no? Che chiaramente saranno in un range, ma è probabile che a meno che ci siano dei scossoni incredibili, siano lì all'interno e quindi uno ha anche un'analisi predittiva di quello che può succedere, no? E poi soprattutto questa analisi del rischio deve essere studiata nel tempo. Molto spesso non c'è una gestione dinamica del rischio, cioè noi facciamo delle analisi in determinati momenti che possono essere contestuali all'acquisto o alla vendita di un'azione, ma non lo facciamo repentinamente nel tempo, cioè in maniera duratura durante la nostra detenzione del nostro titolo, ad esempio. E questo invece l'intelligenza artificiale ci continua ad avere una gestione dinamica del rischio, no? Per esempio l'intelligenza artificiale usa dei modelli dinamici che si adattano automaticamente, come dire, alle condizioni del mercato. E il mercato, come abbiamo detto prima, cambia continuativamente, no? Quindi, in base alle strategie che noi mettiamo e al rischio che noi vogliamo, ci possono essere dei cambiamenti in tempo reale. E questa è una parte fondamentale, cioè noi non analizziamo il rischio solamente prima dell'investimento, ma lo facciamo durante, quindi c'è una gestione dinamica del rischio. Questa è una parte fondamentale, perché se alcuni indicatori ci incominciano a dimostrare una negatività, noi possiamo uscire. Cosa succede? Questo lo dico molto chiaramente, cioè quando voi andate a leggere sulle piattaforme strong buy, hold, sell, strong sell, è proprio questo. E perché cambiano repentinamente? Perché molto spesso noi cosa abbiamo? Abbiamo compra questa azione, no? E perché noi vediamo il titolo Nvidia Strong Buy, ok? Perché gli indicatori in analisi in quel momento di quell'algoritmo ci dicono che quella è un'azione, ma magari dopo 10 giorni quell'azione diventa hold. Quindi in un'idea di gestione dinamica del nostro rischio noi potremmo decidere che nel momento in cui un'azione diventa sell, anche se l'azione sta crescendo, no? Quindi c'è un trend toro, noi andiamo a vendere quell'azione, ok? Quindi noi abbiamo una gestione dinamica, ok? E soprattutto cosa succede? Che in base a questa gestione dinamica noi possiamo impostare dei sistemi di in qualche modo di gestione del rischio e della perdita. Ecco, questo è il punto fondamentale, perché uno degli aspetti che abitualmente all'interno della nostra strategia non mettiamo mai, e io questo l'ho imparato facendo training in 3 day, è la gestione della perdita, cioè quanto sono disposto a perdere, quando mi devo fermare, ok? Perché? Perché in una prospettiva di medio-lungo periodo io potrei anche dire, ok, anche se perdo il 60-70% di un'azione adesso, aspetto perché so che secondo me quell'azione potrebbe crescere fra 6 mesi, un anno, 2 anni, comunque ha delle potenzialità incredibili, ok? Però questo noi ci basiamo sempre sulla teoria del value investing, no? Che quindi questa è un'azione di valore, ma le cose cambiano talmente repentinamente perché magari c'è un cambio di management, c'è una crisi come, non lo so, quella dell'automotive che in questo momento è fortissima e le nostre previsioni di value investing cadono miserevolmente, scusatemi, e quindi sono sotto il 70-80%, ma la nostra possibilità di crescita non esiste più probabilmente nell'arco di 3-5 anni, quindi terremo per 3-5 anni un'azione che non ci porterà valore, mentre potremmo investire quei soldi che rimangono in un'azione che potenzialmente ha valore, quindi potrebbe crescere nei prossimi 5 anni e farci recuperare quella perdita. Questo è un elemento fondamentale, quindi cosa succede? Succede che molto spesso in una strategia noi dobbiamo avere anche quello che viene chiamato lo stop loss e il take profit, cioè dobbiamo decidere preventivamente quando è il momento di
chiudere la perdita, quindi stop loss, quindi diciamo ok, l'azione di Nvidia ha perso il 10% e quindi io oltre il 10% per la mia strategia non voglio più perdere, oppure se non ce l'ho basata la mia strategia sulla percentuale ma ce l'ho basata sul prezzo, ha raggiunto i $100, adesso dico un numero a caso, ok basta, io da qua so che ha rotto un supporto troppo importante, voglio vendere. Quindi posso decidere di gestire le mie perdite oppure decidere in determinati momenti, ok, questo profitto che ho fatto è 4 volte il mio rischio, quindi ho un rischio rendimento di ratio di 4-1, quindi ho già guadagnato 4 volte, mi è sufficiente per la mia strategia ed esco. Quindi questo rapporto, questa capacità di gestione di perdite e di guadagno attraverso lo stop loss e il take profit ci permette in qualche modo di rimanere profittevoli nel medio-lungo periodo, perché noi sappiamo quanto possiamo perdere, quanto possiamo e quando dobbiamo guadagnare e sappiamo che quel bilanciamento ci permette di essere redditivi nel medio-lungo periodo. Okay? E quindi questa è un'altra gestione del rischio e della perdita che è assolutamente fondamentale, ok? Secondo me è fondamentale e tutti, o molto spesso, la maggior parte delle persone non include all'interno degli investimenti. Io ho visto tantissime anche tool di consigli di investimento, ma non italiani, intendo mondiali, quindi americani, che molto spesso consigliano e dicono compra questa azione, ok, tu compri quell'azione, la detieni, ma non ti dicono quando venderla o quando acquistarla, o se te lo dicono magari quando ormai è lì da 10 anni, diciamo ok, vabbè, vendiamola perché il sentiment è cambiato, ok ragazzi, ma questa non è gestione del rischio del rendimento di un portafoglio, perché le cose cambiano talmente repentinamente che invece avere una strategia basata anche su questo, secondo me, è un perno fondamentale e l'intelligenza artificiale su questo ci può dare una grossa mano a rendere i nostri portafogli redditivi nel medio-lungo periodo. E soprattutto, sempre collegandoci a questo discorso, l'intelligenza artificiale ci può aiutare anche per il sentiment, perché ci può dare una mano ad analizzare il sentiment che c'è attorno. Ma questo non vuol dire solamente al word of mouth, come dicevo prima, che sentiamo che cosa dicono le persone. Questo è importante, ragazzi. Molto spesso l'intelligenza artificiale analizza non solamente i social, quello che succede per cercare di capire su un'azione qual è il sentimento della maggior parte e capire se c'è paura o invece c'è un sentimento positivo. E questo vuol dire perché nel momento in cui c'è sentimento positivo tutti continuano ad investire e si sa che c'è un trend positivo, no? che si può salire. Come a febbraio-marzo che la borsa ha incominciato a scendere un po', perché? Perché c'era un sentimento negativo e quindi magari le cose andavano bene da un punto di vista di occupazione, di lavoro, di numeri economici, del taglio dei tassi di interesse, ma il problema era che c'era un sentimento negativo dalla parte della popolazione, oppure dall'altra parte ci può essere un sentiment negativo o positivo basato su degli indicatori, ci sono indicatori come il VIX, quello della paura, ci sono degli altri indicatori che ci possono in base a quello dire qual è il sentiment nascosto che magari ancora tu non sai sulla borsa a livello generale o su un'azione in particolare, che possono dirti occhio perché sta cambiando il sentiment su questo settore, che può essere, non lo so, quello della salute o delle infrastrutture, sta cambiando perché vediamo che ci sono degli indicatori che stanno girando e quindi fai attenzione perché potrebbe esserci un'inversione di tendenza, quindi potremmo diventare da toro ad orso. E questo ci aiuta in maniera esponenziale. Secondo me questa parte qua ci aiuta a gestire quella del rischio finanziario, ci aiuta a ridurre nettamente il rischio, in teoria, dei nostri investimenti, ok? Perché c'è molta più conoscenza, c'è molta più automatizzazione. Qual è un altro tema? Vabbè, questo tema in realtà, sempre dell'applicazione dell'intelligenza artificiale all'interno degli strumenti finanziari, c'è l'analisi predittiva, di questo abbiamo già parlato, cioè di questi algoritmi avanzati che ci permettono di creare dei pattern che attraverso l'analisi storica ci danno delle correlazioni e quindi ci dicono che cosa potrebbe succedere. In questo caso ci possono essere delle previsioni dei prezzi degli asset, no? Ci possono dire nei prossimi 6 mesi questo asset, in base ai nostri dati storici, quindi all'analisi della predittività, potrebbe aumentare o decrescere, no?
Queste analisi possono essere fatte sulle azioni, possono essere fatte sui dati economici o su indicatori o sul comportamento degli investitori. Quindi questa parte la vedo un po' collegata, è un settore differente, quello dell'analisi predittiva, ma sempre e comunque collegato un po' all'analisi del rischio. Cioè se noi sappiamo quale può essere un po' l'andamento, il trend futuro dei dati macroeconomici, non lo so, del bilancio perché si studia il trend degli ultimi 5-10 anni, si vede che c'è un trend a parabola e quindi è probabile che si stia scendendo e quindi gli utili stiano calando per quell'azione. L'intelligenza artificiale in una maniera molto più veloce, molto più precisa ce lo può indicare, no? Quindi questo è un altro elemento secondo me fondamentale. Quindi cosa abbiamo visto fino adesso secondo me? C'è una parte di automazione che è fondamentale, quindi abbiamo visto con il trading algoritmico, con il robot advisor, c'è una parte di maggiore capacità di predizione di quello che può succedere nel mondo economico, a livello macroeconomico, a livello di un asset, di un'azione stessa, e c'è anche la capacità di riuscire a gestire il rischio rendimento e quindi i nostri risparmi in una maniera molto più veloce, precisa e probabilmente riducendo il rischio. Qual è la quarta tipologia di applicazione secondo me fondamentale e quindi che può avere un risvolto positivo all'interno, l'intelligenza artificiale può avere un risvolto positivo all'interno dei nostri strumenti finanziari e all'interno del nostro investimento? E sicuramente l'innovazione è quella che viene chiamata fintech, cioè la fintech è come si sta trasformando il settore bancario attraverso la tecnologia e attraverso l'intelligenza artificiale. Io credo che il settore bancario italiano, soprattutto nei colossi, sia ancora un pochettino pachidermico, no? Cioè ancora molto strutturato, molto poco aperto probabilmente all'innovazione. Io su alcune banche tradizionali ho grosse difficoltà a riuscire a fare dell'operatività strutturata, a riuscire ad avere, come dire, anche dei servizi tecnologicamente avanzati attraverso delle app, attraverso una velocità di chiusura, apertura non lo so, faccio un esempio, ci sono alcune banche che ti permettono in maniera molto veloce e automatica, attraverso una firma digitale, di poter investire, che ne so, in Brasile. In altre banche molto tradizionali, se devi investire in Brasile, devi muovere mari e monti, ci metti 4 mesi, sempre che tu riesca, perché poi c'è la MiFID, perché poi c'è, no, quello è un settore che noi non, cioè quella è un'area che noi non possiamo toccare, bla bla bla, e si hanno veramente delle difficoltà. Ma questo mondo sta totalmente cambiando e rivoluzionandosi. Perché? Perché ci sono sempre banche più digitali che stanno veramente trasformando i servizi finanziari in qualcosa di più innovativo, in qualcosa di più veloce, in qualcosa di più strutturato, e questo non farà altro che aumentare le persone che investiranno sempre di più all'interno degli strumenti finanziari, e soprattutto faranno in qualche modo sbloccare anche questi pachidermi, questi grossi istituti creditizi, a sviluppare delle tecnologie molto più veloci. Questi strumenti finanziari sono semplici, no? Ma anche questa analisi, no? Che l'intelligenza artificiale per esempio può concedere dei prestiti, no? In maniera molto più veloce. Perché? Perché le persone, attraverso un'analisi della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, può in qualche modo perimetrare un individuo dandogli uno score, no? Quindi quello che viene chiamato credito scoring. Quindi si possono avere dei prestiti sempre più veloci rispetto, ricordatevi anni fa come si faceva ad avere un prestito, guardate adesso con che velocità potete averli. Perché? Perché si analizzano i dati precedenti, i pagamenti, le spese, il settore, la stima di rischio di insolvenza, insomma è tutto molto più veloce, quindi anche il settore del prestito sta cambiando in maniera esponenziale, no? Adesso senza i pagamenti rateali sono molto più facili da avere rispetto a una volta. Io mi ricordo che quando dovevi andare a comprare magari non lo so un'auto, il processo magari era abbastanza veloce,
ma non così tanto. Adesso qualsiasi oggetto che tu compri puoi avere in qualche modo o un prestito di 5-10 mila euro in maniera molto veloce, o addirittura dei pagamenti rateizzati in maniera molto più semplice. Quindi il fintech sta arrivando, questi strumenti, queste banche sempre più, come dire, intelligenti, sempre più innovative, quindi dei prestiti più veloci, avere dei servizi che ti aiutano nella navigazione e quindi nella risoluzione dei tuoi problemi attraverso, come dicevo, quindi un customer care automatizzato attraverso i chatbot e gli assistenti virtuali. Ma la parte più importante secondo me è quella della personalizzazione dei servizi finanziari. Sempre di più l'intelligenza artificiale può aiutare ad avere delle raccomandazioni e degli strumenti dedicati sempre di più alla peculiarità della persona, alle sue abitudini, alla sua storicità, e quindi in qualche modo analizzare il comportamento dei clienti per offrirgli dei prodotti su misura. Questo è il trend, quindi il fintech sta entrando sempre di più. Io me lo auguro da un lato perché questi molossi istituti di credito in qualche modo sono ancora molto lenti nel muoversi, no? Come un elefante, nel prendere spazio. Oltretutto, se voi pensate anche per fare degli investimenti, no? Per comprare un'azione in alcune banche si pagano ancora dei costi di commissione altissimi, cioè che magari si parla di 9, 10 euro, 12 euro, 15 euro, quindi dei costi incredibili dove con degli istituti, appunto con dei tool, no? Pensate ad Interactive Broker, pensate già solo a Fineco che costa un po' di meno, con i Toro si pagano delle commissioni bassissime, quindi cioè, perché una delle resistenti all'investimento in Italia? Appunto perché c'è anche un costo molto forte, cioè se io ho 15-20 mila euro e ogni volta che compro e vendo devo spendere 40 euro per un'azione, perché 20 per comprarla e 20 per venderla, e magari devo investire 4.000 euro, capite che già mi sono giocato l'1%, no? 40 euro su 4.000, cioè, e quindi dico sì, ok, ma io l'1% l'ho già perso, poi devo pagare le tasse, non mi conviene investire. Quindi secondo me questo è un altro punto fondamentale sul quale l'intelligenza artificiale sta inserendosi all'interno del panorama finanziario, e che potrebbe in qualche modo agevolare una rivoluzione anche dal punto di vista tecnico, ok? Sicuramente io mi sono segnato anche dei punti di vista negativi, no? Ehm, che l'intelligenza artificiale può avere, però non mi vorrei soffermare su quelli perché sono talmente banali. Cioè, uno dei consigli appunto che mi sono segnato è quello di provare, di fare dei test, no? Cioè, se uno seleziona degli algoritmi che automaticamente vanno a investire o a disinvestire attraverso una strategia, no? Quindi dei trading automatici, prima di tutto li devo testare, no? Devo avere dei backtest, devo cercare di capire se nell'arco di un anno io sono profittevole, non sono profittevole, se sono in un mercato di crescita, in un mercato di decrescita, perché c'è anche questo un aspetto, no? Cioè, io leggo su molti forum, per esempio ci sono dei tool che ti permettono di acquistare delle azioni growth, e adesso in questo momento che il mercato sta scendendo tutti si lamentano, ho capito, ma tutti dovrebbero sapere che le azioni growth in un momento di discesa perdono 3 volte quello che perdono le altre azioni, cioè vengono chiamate di crescita ma sono anche di decrescita se il mercato non sta andando bene. Quindi è chiaro che noi dobbiamo testare queste cose in vari cicli economici, magari quando c'è una depressione, quando c'è una recessione, quando c'è inflazione, stagflazione, quando il mercato sta andando male, sta andando bene. Quindi in base a quello il nostro trading possiamo dire ok, io mi vado a fidare di questa automatizzazione perché so che attraverso i test che ho fatto i risultati sono positivi, ok? E poi bisogna fare un monitoraggio costante, cioè che cosa sta succedendo? Il robo-advisor sta riqualificando, sta ribilanciando il nostro portafoglio, ok, lo sta facendo in una maniera corretta o non lo sta facendo in una maniera corretta? Cioè andiamo ad analizzare
tutto quanto. Poi, vabbè, il consiglio banale di selezionare delle piattaforme, delle strutture riconosciute, controllate 100 volte prima di mettere i vostri soldi all'interno di tool, strumenti finanziari, app che non conoscete, ragazzi, 100 volte, perché le truffe sono dietro l'angolo. Ma tutte queste cose mi sembrano talmente banali, anche se non lo sono, che io ne vorrei trattare in maniera importante. Una delle mie preoccupazioni, alle quali io non ho oggettivamente ancora una risposta, è che mi piace molto questo aspetto di automazione, di gestione del rischio, di analisi predittiva e di strumenti finanziari più tecnologicamente avanzati, questi 4 punti che abbiamo trattato. Nello stesso tempo, da essere umano, mi fa sempre un po' paura delegare totalmente a qualcun altro un'attività, perché ci può essere un cortocircuito. Banalmente non voglio dire che ci sia un cyber attack, ecco, non solo quello, ma ci può essere un cortocircuito che avvita su se stesso il nostro algoritmo. Ecco, questa è una cosa che a me preoccupa, cioè nel caso in cui ci sia un elemento che vada male, no? Adesso faccio l'esempio classico, cioè ipotizziamo che noi stiamo investendo automaticamente attraverso una strategia che ci dice che se un'azione fa determinati e raggiunge determinati parametri deve essere acquistata, se raggiunge altri determinati parametri va venduta. Ecco, quella possibilità di non scelta, no? Che viene automatizzata, che ha dei pregi, può avere anche dei difetti, perché ci può essere un'involuzione che ti porta in qualche modo a perdere soldi, e questi soldi vengono persi, se la cosa va male, in maniera molto veloce e repentina, perché ci sono degli acquisti vendite. Se quel trading, quell'automazione non porta, cioè ha dei risultati negativi, potresti perdere dei soldi in maniera molto, molto improvvisa. Cioè il fatto che tu non controlli in qualche modo, e in qualche modo dici basta, io sono arrivato al momento nel cui ho bisogno proprio di fermarmi, e di capire che la mia capacità di sopportazione è finita, perché ho perso il 20% del mio portafoglio, e l'investimento non fa per me. Ecco, ho bisogno di andare a investire in buoni fruttiferi postali. Cioè, cioè, la possibilità di errore c'è. Sapete, come le macchine che possono, a guida autonoma, che possono sbagliare, vedere al posto al posto del semaforo vedono il sole e pensano che quello sia un semaforo. L'errore ci può stare lì, e un errore causato da una macchina può essere letale. Cioè nessun essere umano vuole andare a perdere il 100% del proprio patrimonio, ma la macchina magari è così intelligente da capire che se continua a perdere perché ha quella strategia settata dietro, non gli interessa. Cioè la detenzione del fatto che perda il patrimonio, cioè se non è stata parametrizzata all'interno del suo algoritmo, poco conta. Quindi c'è uno degli elementi che voglio dire, è che il rischio comunque di automatizzare, di avere questi servizi, no, che ci aiutano negli strumenti finanziari, questo non vuol dire che ci deve essere una deresponsabilizzazione delle persone, anzi ci vuole più responsabilità, perché devi capire bene su cosa stai investendo, cosa stai utilizzando di strumenti, e quindi quali strumenti stai utilizzando, e monitorarli continuamente. Quindi ci vuole anzi una maggiore partecipazione da parte degli esseri umani, non più operativa, e questa è la parte fondamentale. Cioè secondo me meno operatività, ma più capacità di razionalizzare, di gestire, quindi di evitare, di avere più tempo per razionalizzare, per capire, per seguire le cose davvero importanti della finanza. Ecco, in quel caso lì noi possiamo cercare di avere degli strumenti che ci automatizzano, ci analizzano meglio i dati, ci dicono che cosa potrebbe andare bene, ma questo sempre cercando non più di operativamente di fare, che ci porta via tanto tempo, ma avere la capacità di analisi e di comprensione aumentata, e quindi di seguire gli investimenti che facciamo con l'intelligenza artificiale attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale. Quindi sicuramente questo non vuol dire deresponsabilizzazione da parte dell'uomo, dei piccoli e medi investitori, anzi maggiore capacità di conoscenza, avere più tempo per investire il nostro tempo in cose davvero importanti, per capire sempre di più
come si muove il mondo, se l'intelligenza artificiale ci sta portando nella maniera giusta o dobbiamo cercare di cambiare strategia, ok? Questa è una parte fondamentale. Ok ragazzi, questo è il primo video di un ciclo che andrò a fare sull'intelligenza artificiale. Questo era un aspetto probabilmente un po' più tecnico, ma era importante cercare di capire come l'intelligenza artificiale sta entrando all'interno degli strumenti finanziari e all'interno della finanza, ma poi avremo modo in altri video di capire come andare a strutturare un portafoglio che all'interno ha invece delle azioni o degli ETF di, di intelligenza artificiale, ok? Quindi questo è un primo di un lungo corso di più video che tratteranno il tema dell'intelligenza artificiale, ok? Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci vediamo presto, ciao ragazzi!